Non immaginarti il sistema solare come un luogo ben definito, pulito e lineare. In realtà è molto caotico e strapieno di oggetti. Ci sono ancora tantissime cose che dobbiamo scoprire. Oggetti sconosciuti, pianeti nani, lune, fasce di asteroidi e molto altro ancora. E anche se parliamo del nostro vicinato spaziale, ci si riferisce comunque a distanze enormi. Signori, distanze enormi. Pensate che il raggio del sistema solare si stima in 18 miliardi di chilometri, mentre l'influenza del Sole che supera l'eliopausa e raggiunge la nube di Oort si stima in 14.960 miliardi di chilometri, e questo, come dire, rende il nostro sistema solare davvero molto vasto. Continuamente gli astronomi, gli scienziati di tutto il mondo continuano ad osservare e a studiare il sistema solare. E questo semplicemente perché grazie a determinate orbite, in base alla luce solare e a determinate metriche relative alle osservazioni spaziali, non tutto, cari amici, è sempre ben visibile e ben osservabile. E da questa consapevolezza nasce un attento studio che porta gli scienziati a chiedersi: cosa c'è ancora che dobbiamo scoprire là fuori? Tutto iniziò quando due astronomi giapponesi trovarono la possibile prova dell'esistenza di un pianeta simile alla Terra, attenzione, è possibile pianeta 9 simile alla Terra nel nostro sistema solare. Il pianeta risiederebbe nella cintura di Kuiper, che è un disco circumstellare composto da vari oggetti nel sistema solare esterno. Che cos'è la fascia di Kuiper? Ebbene, non è altro che una regione del sistema solare che si estende dall'orbita di Nettuno fino a 50 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di una fascia costituita da corpi minori del sistema solare esterno. Parliamo di una fascia simile alla fascia principale degli asteroidi, ma 20 volte più estesa. Una fascia nel sistema solare esterno piena di corpi che vanno da piccoli meteoriti a grandi asteroidi, da possibili protopianeti, a, da ciò che ci hanno detto gli scienziati, pianeti più grandi della Terra. Ci feci già un video sulla scoperta del team giapponese, non so se vi ricordate. E vi starete chiedendo: e voi che in così tanti anni di studio sul sistema solare non ce ne siamo accorti che c'era un pianeta più grande della Terra nella fascia di Kuiper? Ebbene, non è così scontato, assolutamente non è così scontato, e la pubblicazione scientifica ufficiale del team di ricerca giapponese lo prova. La fascia di Kuiper è in continuo movimento, è strapiena di corpi, estremamente massiccia e densa, e gli scienziati non sarebbero sorpresi di incontrare pianeti. Gli scienziati hanno riferito nel comunicato stampa senza peli sulla lingua che prevedono l'esistenza di pianeti simili alla Terra, aggiungendo che è possibile che un corpo di un pianeta primordiale possa sopravvivere nella lontana fascia di Kuiper, perché all'inizio del sistema solare esistevano tantissimi corpi celesti simili a pianeti nel nostro sistema di cui non conosciamo minimamente l'esistenza. Nel loro articolo pubblicato sul The Astronomical Journal, gli scienziati dell'Università di Osaka, con la collaborazione dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone a Tokyo, hanno affermato che il nuovo pianeta, se davvero esiste, sarebbe da 1 a 5 volte più grande della Terra. Immagina solo se avessimo un pianeta abitato nel sistema solare, o comunque nel sistema solare esterno. La mitologia correlata a Nibiru, dopo raccontata negli antichi testi mesopotamici, diventerebbe storia. Ora, signori, perché sono qui a parlarne? Sono qui a parlarne perché ci sono delle novità devastanti. In pratica, giusto per anticiparvi qualcosa, non si sa bene ancora cosa, ma qualcosa sta influenzando la gravità del nostro sistema solare e gli astronomi riferiscono che potrebbe trattarsi di un nuovo pianeta. Questo non lo dico io, ma lo riferisce uno studio ufficiale pubblicato il 17 aprile 2024 dal California Institute of Technology in collaborazione con l'Università della Costa Azzurra e del Southwest Research Institute. L'intero contenuto, l'intera esposizione presentata in questo video è partorita totalmente da pubblicazioni scientifiche ufficiali, partendo dal team di ricerca giapponese, arrivando sino a qui. Quella che state guardando è la pubblicazione scientifica ufficiale del nuovo studio e, come sempre in questo spazio virtuale, poche chiacchiere e tanti documenti. Se sei arrivato a questo punto del video e pensi che ti sollazzo il cervello, se pensi che ne valga la pena, ti chiedo cortesemente di lasciare un like e un commento per migliorare il posizionamento del video fra i consigli della piattaforma. Lascia un like e non fare il tacchino. Proverò a spiegarti al massimo delle mie possibilità il contenuto di questo studio. Praticamente questa nuova pubblicazione ha fornito prove convincenti, cari signori, a sostegno della presenza di questo enigmatico pianeta 9.
Chiamalo Nibiru, chiamalo pianeta X, pianeta 9, chiamalo come ti pare. Fatto sta che gli scienziati hanno consigliato, per non dire scoperto, gli effetti perturbativi di un pianeta più grande della Terra nel sistema solare, e questo ha letteralmente la capacità di ionizzarti il cervello. L'origine dell'ipotesi del pianeta 9 deriva dai peculiari allineamenti nelle orbite di diversi oggetti transnettuniani. Gli astronomi nel corso degli anni hanno discusso sul fatto che queste anomalie orbitali, signori, in pratica potrebbero essere spiegate solo dall'influenza gravitazionale di un pianeta ancora da scoprire, stimato essere da 5 a 10 volte la massa della Terra, in orbita attorno al Sole ad una distanza di centinaia di unità astronomiche. In poche parole, il nuovo studio ha accertato che sta succedendo qualcosa di molto, molto strano intorno a Nettuno. Questo lo segnalano le più grandi università del mondo. La comunità astronomica internazionale è molto divisa in merito a questa ipotesi. Alcuni pensano che possano esserci altri fattori che potrebbero influenzare gli allineamenti nelle orbite, ma molti altri sono convinti che l'esposizione dei determinati studi sia corretta. Già nel 2015, signori, il gruppo di studio aveva annunciato una nuova ricerca che forniva suggerimenti in merito all'esistenza di un pianeta gigante che tracciava un'orbita insolita e allungata nel sistema solare esterno. Da allora hanno lavorato duramente per dimostrare che le loro simulazioni al computer non solo sono accurate, ma riflettono anche ciò che sta accadendo ai confini del nostro sistema solare. Insomma, molti scienziati planetari, cari amici, sembrano essere d'accordo, la matematica torna, eppure le simulazioni computerizzate. Sembra esserci un nono pianeta più grande della Terra nel nostro sistema solare e noi non ne sappiamo letteralmente niente. Jim Green, il direttore della divisione di scienze planetarie della NASA, nel 2015, a fronte di queste scoperte, disse che la possibilità della scoperta di un nuovo pianeta sarebbe molto entusiasmante e, anche se si tratta di modelli basati su osservazioni limitate, è l'inizio di un processo che potrebbe portare ad un risultato fenomenale. Questo lo diceva nel 2015, sono passati 9 anni e oggi siamo di fronte ad un nuovo studio quasi definitivo. Questo nuovo studio fornisce una nuova prospettiva sull'ipotesi del pianeta 9, concentrandosi su una popolazione di oggetti transnettuniani precedentemente trascurata. Oggetti a lungo periodo, a bassa inclinazione, che attraversano Nettuno. Utilizzando simulazioni complete di corpi che tengono conto dell'influenza gravitazionale di tutti i pianeti giganti conosciuti, della marea galattica, che sarebbe una serie di forze esercitate da oggetti nella nostra galassia, e delle stelle di passaggio, i ricercatori hanno dimostrato che la presenza del pianeta 9 può naturalmente spiegare la strana distribuzione osservata di questi oggetti transnettuniani. In poche parole, aggiungendo un pianeta in un determinato punto risolvi l'anomalia osservata vicino Nettuno. Uno dei risultati chiave dello studio è che il pianeta 9 può addirittura guidare le orbite di determinati oggetti distanti, in traiettorie che attraversano Nettuno, e questa è un'impresa che le simulazioni senza il pianeta 9 faticano a replicare. Ragazzi, sveglia, accendete il cervello. È più facile di quello che sembra. Questa notizia è passata in sordina, ma i supercomputer, a meno che non ci sia un pianeta più grande della Terra in quella regione, non riescono a ricreare l'anomalia, la realtà. In breve, qualcosa là fuori sta causando questi effetti e lo studio sostiene che la causa di questi spostamenti gravitazionali è, molto probabilmente, un nuovo pianeta più grande della Terra. Stanno sviluppando un modello che poi verrà approfondito dall'osservatorio Vera Rubin. Lo studio ha fatto diverse previsioni. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha sviluppato una nuova procedura di distorsione per confrontare i risultati della simulazione con le osservazioni esistenti. E per quanto siano questioni scientifiche abbastanza complesse, abbiamo lavori molto autorevoli che ne attestano l'esistenza. Riassumiamo, guarda, giusto 2 parole che riassumono tutto, così se sei a cena e vuoi comunicare ai tuoi cari questa notizia, ti basterà dire che sono state rilevate delle anomalie gravitazionali vicino a Nettuno e il California Institute of Technology ha quasi scoperto che sono causate, forse, da un pianeta più grande della Terra. Nel sistema solare, oltre l'orbita di Nettuno, cari signori, potrebbe effettivamente celarsi il pianeta 9. Questa ipotesi nasce dall'analisi degli allineamenti insoliti nelle orbite di alcuni oggetti transnettuniani, suggerendo una possibile influenza gravitazionale di un grande pianeta nascosto. Sembra assurdo, signori, ma è ciò che ci dice la scienza. Un nuovo studio ha utilizzato simulazioni avanzate per mostrare come la presenza di questo ipotetico pianeta potrebbe spiegare le traiettorie anomale osservate di determinati oggetti.
Se confermato, il pianeta 9 potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'architettura del Sistema Solare. Vorrei precisare che non sono gli unici che sono giunti a questa conclusione, ma che anche i giapponesi hanno pubblicato roba molto interessante in merito. Nel 2015 addirittura la NASA sollevò dei sospetti in merito al pianeta X. Poi i giapponesi e ora il California Institute of Technology. Sai come si dice? Una volta è un caso, due è strano, ma tre è una prova. E se esiste davvero? E se fosse abitato? Voglio dire, porsi domande è lecito, no? È un'equazione semplice, apri un mio video qui sul canale e il lobo frontale ti diventa confettura di albicocche. Fatele queste domande, ok? La prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto la pubblicazione ho detto, mio Dio, e se fosse abitato? Addirittura i babilonesi parlavano di un pianeta nascosto nel Sistema Solare. Nibiru, nei testi babilonesi, indicava un corpo celeste associato alla divinità Marduk. La mitologia moderna di Nibiru come pianeta del cataclisma è stata invece popolarizzata negli anni 90 da Zaccaria Sitchin. Ci sono tutta una serie di speculazioni millenarie correlate a questo pianeta, ok? Secondo Sitchin, Nibiru è un pianeta lontano dal quale provenivano gli Anunnaki, una razza di divinità sumere. Questi esseri sarebbero venuti sulla Terra per estrarre risorse e avrebbero creato gli esseri umani come schiavi. Nibiru, secondo questa teoria, avrebbe un'orbita estremamente allungata che lo porterebbe vicino alla Terra ogni 3600 anni, causando cataclismi a causa della sua influenza gravitazionale. Ma vuoi vedere che, tralasciando la mitologia spiccia, abbiamo davvero trovato un pianeta nascosto nel nostro Sistema Solare? Questa è scienza, Sebbene le nuove scoperte forniscano prove convincenti a favore del pianeta 9, gli autori riconoscono anche che sono state proposte teorie alternative per spiegare alcuni aspetti dell'ipotesi del pianeta X. Tuttavia, i processi perturbativi in corso che hanno scoperto per loro sono una prova sufficiente della necessità di prendere sul serio la teoria del pianeta nascosto. Se confermata, la scoperta di un pianeta più grande della Terra nel nostro Sistema Solare non solo riscriverebbe la nostra comprensione dell'architettura del Sistema Solare, ma solleverebbe anche domande intriganti sulla sua formazione e sulla possibilità di mondi da scoprire nei confini più remoti del nostro vicinato cosmico. Voglio dire, qui intorno, anche solo nel nostro Sistema Solare o nel Sistema Solare esterno, c'è un bel casino, ok? Davvero un bel casino. Quanti altri mondi vicini, molto vicini, dobbiamo scoprire? Per oggi, cari signori, è tutto. Approfondite, ok? Ovviamente a fine video condivido tutti i link ai siti ufficiali sul mio canale Telegram che trovi pinnato nel commento in evidenza. Iscriviti al canale Telegram perché lì pubblico aggiornamenti quotidiani, fonti, documenti, link, video e notizie in tempo reale sull'andamento del canale, le pubblicazioni, date, news e quant'altro. Resta connesso perché sono molto ispirato e ho voglia di spaccare. Mi raccomando, se pensi che ne valga la pena, aiuta il video con un like e con un commento per migliorarne il posizionamento fra i consigli della piattaforma. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un grosso abbraccio e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!